La ricetta di oggi è questa meravigliosa pizza focaccia con le patate. Un antipasto sfizioso, veloce, gustosissimo che si realizza in pochi semplici passi. Seguite tutta la videoricetta fino alla fine. Ed ecco tutti gli ingredienti che ci servono. Partiamo con gli ingredienti per la base. Allora, 7 grammi di lievito secco oppure 15 grammi di lievito fresco e 15 grammi di zucchero che servirà per attivare il lievito. Lo useremo sia in caso di secco che in caso decideste di usare il fresco. 15 grammi di sale, 10 grammi di olio extravergine d'oliva, 310 grammi di farina e 190 grammi di acqua. Questo ci serve per la base. Dopodiché per la parte sopra invece ci serviranno 2 belle patate medie, un bel rametto di rosmarino, uno spicchio d'aglio, eccolo qua, un po' di sale, un po' di pepe, 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva e poi la farina gialla che vedete e che possiamo usare sia farina gialla che semola per lo spolvero e sarà fondamentale perché darà proprio quella croccantezza in più alla nostra pizza di patate. Il primo passaggio sarà quello di unire lo zucchero con il lievito e metà dell'acqua. Lo lasceremo lì per un 15-20 minuti perché si attivi bene il lievito. Sono trascorsi 20 minuti e il nostro lievito è ben attivo. Andremo a metterlo insieme con la farina e con l'acqua rimanente. Si può o impastare a mano oppure impastare con una planetaria. Io che sono pigra uso la planetaria. Andiamo a versare il lievito attivato con l'acqua e lo zucchero, l'acqua rimanente e via di planetaria. Quando il composto si sarà ben incordato, andremo ad aggiungere il sale e l'olio. Adesso che l'impasto inizia ad incordarsi, andremo ad aggiungere il sale e l'olio. Bene, ora che il nostro impasto è ben incordato, andremo a riporlo in un contenitore chiuso e lo lasceremo riposare fino al raddoppio dell'impasto, che dovrebbe avvenire in circa un paio d'ore. Lo stacchiamo e lo mettiamo nel contenitore. Opla. Ok, lo massaggiamo un pochino. E poi andremo a chiudere. Ecco qua. E chiudiamo. Sono trascorse le 2 ore e il nostro impasto, guardate che meraviglia, è lievitato. Adesso andremo a stenderlo prima di metterlo poi a riposare un altro pochino e poi la cottura. Prima di stenderlo mettiamo nella spianatoia un po' di farina gialla o di semola, quella che preferite, che sarà appunto quella che darà la croccantezza. Adesso tiriamo giù l'impasto con calma per non
e andiamo a stenderlo un po' col mattarello. Ok, adesso pian pianino poi. Benissimo. Oppa. Mattarello, prima però un po' a mano in modo da... Mettiamo anche un po' di farina sopra, va là, che magari aiuta a stendere meglio. Ecco qua. Sarà proprio questa che la renderà ancora più... guardate che meraviglia! Ecco qua. Aspettate perché ne è rimasta ancora un po' nel contenitore. Mi aiuto con un leccapentole per prendere proprio tutto. Benissimo, perfetto, finiamo di stendere bene il nostro impasto. Perfetto, adesso prima di depositarlo, ecco qua, prendiamo la pirofila. Io ho scelto questa rotonda, questa teglia. Prendiamo un po' d'olio, un filo d'olio, con un pennellino andiamo a stenderlo bene in modo che non si attacchi. Perfetto. Adesso andiamo a mettere il nostro impasto, poi lo copriremo e lo lasceremo riposare per un'altra mezz'oretta. Ecco qua. Perfetto. Beh, dobbiamo anche coprirlo, allora prendiamo un canovaccio pulito e andiamo a coprirlo. Nel frattempo che lui riposa e si gonfia un altro po', noi andiamo a preparare le nostre patate. E ora tocca alle patate. Andremo a sbucciare le nostre patate, poi andremo a tagliarle con la mandolina o con un coltello affilato. Io prendo la scorciatoia e uso la mandolina in modo che abbiano anche tutte lo stesso spessore. Ecco qua. Bene, vado a sciacquarla e anche questa è pronta. Prendiamo la mandolina e andiamo a tagliare le patate. Ok? Dopo aver fatto questo, poi io finisco, intanto vi mostro l'ultimo passaggio preparatorio. Dovremo andare a preparare l'olio aromatizzato all'aglio che servirà poi da mettere sopra. 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, ovviamente più o meno. Poi prendiamo l'aglio, eccolo qua, andiamo a schiacciarlo. Eccolo qua. E lì rimarrà lì per i 20 minuti che serviranno all'impasto per ultimare la lievitazione, e poi lo useremo proprio per insaporire ancora di più la nostra pizza di patate. Io adesso vado avanti a tagliare con la mandolina le mie patate. La nostra pizza focaccia è lievitata ancora, guardate che meraviglia. Adesso andiamo a spennellarla per tutta la superficie con l'olio dove avevamo messo dentro lo spicchio d'aglio schiacciato. Quindi pian piano andiamo a spennellare bene bene
dappertutto. Perfetto, vedete che l'olio è praticamente ovunque. Ottimo. Adesso andiamo a mettere le nostre patate. Per mettere le patate andiamo a lasciare però 1 centimetro tutto intorno al bordo, che sarà poi la parte che verrà croccante. Mettiamo pian piano tutte le nostre fette, anche sovrapponendole, non c'è nessun problema. Pian piano andiamo a metterle tutte, in modo che sia proprio una focaccia ricca. Ecco fatto. Adesso andremo a mettere il rosmarino, ovviamente lavato, andremo a spulciarlo, quindi a mettere solo gli aghetti del rosmarino che daranno ulteriormente profumo. Ecco qua. In base anche al vostro gusto. Pizzico di sale, pizzico di pepe e andremo a mettere in forno a 210 gradi statico per più o meno un 25-30 minuti. Sapete che il forno bisogna un po' regolarsi anche a occhio, ma poi vi farò vedere come dovrà apparire, perché dovrà essere bella colorata e soprattutto il bordo croccante, ma poi lo vedremo insieme. Ecco qua, a me il rosmarino, come vedete, piace, ne abbondo un po'. Ecco fatto. Adesso una spruzzatina di pepe, un pizzico di sale e il gioco è fatto. Vado ad infornare. Ed ecco la nostra meravigliosa pizza focaccia di patate pronta per essere servita. Vedete come il bordo è bello croccante? Davvero squisita, molto profumata, semplice da realizzare e buonissima. Cosa volete di più? Se vi è piaciuta questa ricetta, ricordatevi di mettere un bel like sotto il video e di iscrivervi al canale. Buon appetito!